anni che conosce Ostia, ha iniziato a fotografarla, diciamo, con una certa intensità e interesse negli ultimi 2 anni. Yeah, in a number of visits. In varie visite più o meno brevi. So currently this is a complete work in progress that may ultimately go into a cul-de-sac about Ostia. Per adesso questo è un lavoro di svolgimento, può darsi che arrivi a un vicolo cieco, non si sa, cioè è proprio un germe che cresce. But I do think that out of just simply making pictures with my melancholic sensibility, that other narratives might emerge. Però lui anche per esperienza sa che continuando a fotografare e con l'aiuto del suo sguardo melanconico, delle narrative continuano a uscire fuori. Quindi si parte da un gruppo di fogli piano piano si arriva a questo. Una selezione fatta da lui, una sequenza di fotografa quasi 24 ore su 24, nel senso che fare fotografie non è una scelta conscia, adesso esco perché devo fotografare la luna o quello che è. Lui vede la realtà attraverso l'obiettivo. Queste foto qui le ha fatte a Natale. Chi è il soggetto? Basta. And it is one of the problems of the digital internet world that we live in, that people now, I feel, consume photographs rather than look at photographs. Adesso con internet, specialmente con i social network, questi selfie, non selfie, si rischia quasi di consumare le immagini ma senza veramente guardarle. So for me, I have created just a very short sequence out of all those jumbled pictures. Quindi da quella confusione, tra virgolette, di foto che abbiamo visto prima, lui oggi si è messo a creare una narrativa. And I'm going to do this today, so I hope it makes some sense. But I'd be curious to see what sense people make. Because what I'm very interested in, and it's often a problem, when you start to make pictures, the problem is getting the camera to do what you want it to do. La cosa più difficile quando si inizia a fare fotografie è riuscire a far fare alla macchinetta fotografica quello che tu vuoi. You know, you're trying to transfer your eye to the eye of the camera. Quindi il goal è quello di trasferire o quasi immergere l'occhio nostro umano con l'occhio della macchina fotografica. So you're trying to learn what part of the world you put your frame onto. Quindi la cosa più importante è imparare, una volta che l'occhio ha questa estensione meccanica, quale parte voglio veramente, no? Ecco, proprio perché a volte anche con un minimo spostamento cambia la narrativa di quell'immagine, noi diamo un messaggio completamente diverso. Quindi specialmente con la macchina digitale c'è velocità, no? Così è molto difficile fermarsi e capire ma io cosa voglio immortalare. Cosa che era molto più facile quando c'era la macchina fotografica con il rullino perché era più meccanica. So in doing that you're trying to understand mathematics, exposure. Quindi bisogna imparare la matematica, i numeretti, le stop, non so come si dicono in italiano. Sì, stop. But then you're also trying to understand aesthetics and light. Bisogna anche imparare a capire, e mi piace usare questo verbo, l'estetica e la luce. La luce è un elemento fondamentale. Particularly light, because how light
hits an object, you're looking at this all the time. La luce, diciamo, rende l'oggetto quello che è, perché no, basta spostare un minimo e il gioco di ombre e di punti luce può cambiare sia l'oggetto fisicamente, ma soprattutto cambia l'immagine che noi vediamo o il messaggio che quell'immagine ci sta dando. Because the challenge is to take a three-dimensional or four-dimensional world and bring it to a two-dimensional object that's silent, that will speak. Quello che voi fotografi cercano di fare è prendere un mondo che ha 3-4 dimensioni anche e farlo diventare bidimensionale e soprattutto silenzioso, perché l'immagine, diciamo, fotografata è reale ma non ha tutte le altre caratteristiche della realtà che ci aiutano a percepirla in quel modo. Se uno sta al mare, il conto è vedere, sentire il profumo, il rumore, poi la foto però su carta ci dà le stesse sensazioni. Cos'è che agevola questo? La luce al 90% fa il suo gioco e l'occhio. So, when you've got control of this beast, this Quando machine, avete il controllo di questa bestia, di questa macchina, it then becomes important to decide what do you look at, what do you point this beast at. poi è fondamentale decidere, una decisione conscia, a che cosa volete puntare questa macchina fotografica, cos'è che volete vedere. So one of the challenges that we do in teaching in school is to create a narrative sequence. Quindi uno, diciamo, dei challenge, sfide, grazie. Una delle sfide è quello di creare una narrativa da un gruppo di immagini. Now, a narrative, there are picture stories and there are narratives. Ci sono storie fotografiche e c'è narrativa, diverso. Now, a narrative is a story. Yes. La narrativa è una storia, ma la storia fotografica, give an example. But a picture story is something more explicit. Like a man goes into a bank, he robs the bank, he runs out of the bank, he drives away. And go click. Per esempio, un concetto di una storia fotografica: l'uomo entra in banca, fa una rapina, esce dalla banca, entra in macchina, scappa ed è felice. Quindi 4 immagini raccontano una storia. Tutte le storie hanno una narrativa, ma non è questo il concetto che si applica quando si vuole creare una narrativa. Una narrativa è un'altra cosa, cioè mettere le foto o anche le parole, nel caso mio, alla fine noi siamo molto simili, lui lavora con la luce, con le immagini e con le parole, e metterle in una sequenza che riesca a dare il messaggio, o almeno quello più vicino al messaggio che noi vogliamo comunicare. Quindi non è una sequenza temporale, non è una sequenza logica. What the narrative hopes to do is to create awareness of, like with writing, with metaphor, with symbol, with allegory. La narrativa invece vuole raccontare una storia, sì, quindi c'è sempre una narrativa, però è una storia che si avvalga dell'allegoria, della poesia, del ritmo, quindi non è più sequenza logica, la logica esce completamente fuori di scena. Where you're photographing something not necessarily to be what it is, literally, but maybe a metaphor for something else. Quindi fotografi qualcosa non per quello che è di per sé, ma perché vedi in questo oggetto, in questa posizione, in questo momento, una metafora per qualcos'altro. Now the title is a dangerous thing. Okay. No, because that's the thing. Once you put it there, it's the thing that the audience will hook the pictures onto. Il titolo è molto pericoloso, questo anche un po' nei libri, perché
chi guarda, chi legge pensa che il titolo sia l'amo a cui poi uno rimane impigliato, no? Che ci si aspetta che in qualche modo il contenuto, di qualsiasi forma sia, fotografico, narrativa o anche un quadro, se ha un titolo deve rispecchiare quello, quando non è così, perché c'è sempre anche, no, può essere il titolo stesso, potrebbe essere una metafora che capovolge tutto quello che viene dopo. And so sometimes, because of the strength of language, the pictures may not be able to escape the title. Perché diciamo, la lingua è potente, a volte le foto, le immagini non riescono a scappare dalla costrizione del titolo. Quindi il titolo è difficile, è importante ma è difficile. So with that in mind, and given my melancholy sensibility, the title that came into my head today was What We Will See. Sempre grazie alla sua sensibilità malinconica, il titolo che ho scelto è? So we start with this image. Ok. I open with a single image. La sequenza è iniziata, prima c'è un'immagine. And I like this notion of a dream shot to start with, kind of magical and a bit mysterious. So. Quindi il cuore è un cacciatore solitario. So now you're all going to look at the sequence with that embedded in it. E adesso guarderete le stesse foto di prima, però con un'altra prospettiva e con altre aspettative. So I'm hoping that you'll be inhabiting these lonely hunter eyes. Quindi spero che adesso riuscite a vedere le stesse foto con i suoi occhi da cacciatore melanconico. Lui ha la sensazione di qualcuno che cerca, che non riesce a stare immobile ma che continua a cercare qualcosa, no? Quindi il cacciatore. And this is the narrative that I will try and build around the pictures I think I'm painted in Ostia. Quindi questa è la narrativa che lui cercherà di estendere con tutte le foto che ha fatto, che farà ad Ostia. So there'll be pictures made in Ostia, but not necessarily about Ostia. Quindi sono foto fatte a Ostia, ma non necessariamente foto di o su Ostia. Or I make good inkjet prints. Quando deve iniziare a fare la selezione di un lavoro, se non ha soldi, fa delle fotocopie, come queste, oppure delle... And then I spend my time looking at the sequence. And I move this to here, and then I go back. Poi le guarda, quindi la sequenza quasi esce da sé, una foto chiama l'altra, questo è un processo And I do this over and over. che io conosco bene perché sono da 20 anni che lo faccio con e per lui, quindi vi posso dire l'esperienza mia è che in effetti le foto vi chiamano, sono le foto che vi dicono questa sì, questa no, questa dopo. A me è capitato tantissime volte che da una mazzetta di foto così su e dovevo scegliermi 30 per una mostra, ho fatto una selezione dopo giorni e giorni di lavoro, poi improvvisamente guardo l'ultima, so che in realtà era la prima e la narrativa allora fila. Questo si può fare soltanto con il cartaceo in effetti, perché
Per quanto tempo guardare uno schermo non vi dà la stessa dimensionalità dell'immagine? Because ultimately the narrative form that best suits photography is the photo book. Anche perché la forma, sicuramente per lui e per me, però anche in generale, più importante della fotografia è il libro, perché proprio, allora le immagini diventano frasi, le frasi diventano racconto, il racconto diventa una storia, molto più che sia un computer o telefonino o anche una mostra sul muro, cioè in realtà la fotografia è nata non come illustrazione ma proprio come un libro di poesia, cioè un libro di fotografia, è molto simile. Infatti in inglese si dice non guardo un libro di foto, non lo leggo, perché in realtà c'è la storia. So even doing that, the first step is this sequence of they're all the same size. The next stage is to decide on the size of the book. Quindi all'inizio la prima selezione naturale è le foto quando vengono stampate, sono tutte della stessa misura. Poi bisogna piano piano decidere cioè cambiare le misure, questa è più piccola, questa è più grande, questa full bleed, cioè tutta l'immagine a pagina, con la cornicetta bianca, o due foto piccole vicine al centro della pagina, o un trittico, o una piccola piccola, e le possibilità sono infinite. And by doing all the things you mentioned, like the diptychs and all that, that's where you're trying to create the rhythm of the narrative. E questo è per creare un ritmo, mentre la scrittura ha la punteggiatura, Dio la benedica, la maledica, l'immagine è uguale. Ridurre sostanzialmente una foto o portarla poi alla grandezza massima della pagina, ti cambia tutto. Io volevo fare una domanda. Your melancholic spirit Yes? come from Dublin? Well, being Irish, perhaps, yes. A kind of a Celtic melancholy. Sì, io penso... She's not going to speak totally for me, no, let's just translate. Non di Celtic o Irish, Yeah, no, absolutely. più che una malinconia generale degli irlandesi o dei celti, secondo me è la malinconia dei venezolani, cioè uno va a Lampedusa, a Farrell, a Sicilia, c'è comunque chi nasce un po' circondato dal mare ha una malinconia. Dipende anche che la tua malinconia sia della generazione sua, che le persone irlandesi di adesso non l'abbiano. Because you've had to deal with a lot of stuff. Perché la sua generazione, specialmente in Irlanda, ha dovuto affrontare tantissimi problemi. Io quando sono arrivata lì nel 92 mi sembrava di stare nel Medioevo, veramente, un posto fermo nel tempo. Yeah. Why you take photo? It's a good question. This may take some translating. At some point, I came to photography quite late. Tu hai iniziato a fotografare abbastanza tardi? Late 20s. Sì. Yeah. 28, perché... Something, yeah, around that. I had another life in the industry. Perché lui come studi ha un dottorato in chimica, quindi tutt'altra cosa, però ha sempre avuto interesse, poi verso i 28 anni è diventato reale. And I think it was a kind of would say maybe the resolution or an attempted resolution of an existential crisis. Sì. Yeah. Sì, dice, è stata la soluzione, iniziare a fotografare è stata la soluzione o il tentativo, l'inizio della soluzione di una crisi esistenziale, probabilmente. Quindi un modo cercare qualcosa che facesse andare avanti. In the sense that life is so transient and so fleeting that I think, if I remember well, I felt that photography, if I could get a grip on it, would leave a trace of my presence here through me making these traces. Questo è quello che tutti gli artisti, tutti gli artisti speriamo, cioè
tutti ci rendiamo conto che la vita è molto fugace. È fugace, sì, quindi rimaniamo incantati, quasi incantati, ipnotizzati dal desiderio di poter lasciare delle tracce, no? Che la nostra presenza in qualche modo rimane nel futuro, negli anni. E lui appunto ha iniziato a fotografare pensando che queste foto, queste immagini rimangono e rimane attraverso loro il suo input su questo pianeta. And because Beckett is, I'm a very big fan of Samuel Beckett, and that beautiful phrase, the light gleams and instant bends not. Tutti e due amiamo un drammaturgo irlandese, Samuel Beckett, che ha tante quote, come si chiama, citazioni. E una bellissima che The light gleams or shines an instant, then it's la luce brilla un istante e poi è notte di nuovo. A me fa venire in mente da quelle Gamberetti, no? Si sta come sugli alberi di foglie ed è I think I had this very strong sense of mortality, and photography is very good at doing presence and absence. Lui ha un forte senso di mortalità e la fotografia, diciamo, ti allena alla presenza nella non presenza, quindi ammorbidisce un po', che non è un timore, lui lo so, è quasi una curiosità che spaventa. Osservando le foto, a parte il fatto che ho visto che l'elemento umano è limitato, diciamo, agli emarginati della società, se si esclude la ragazza. Anche vero. Per quanto riguarda la ragazza, viene sempre ripresa di spalle, ma c'è sempre molto spazio che mostra quello che lei vede. Questa ragazza è vista da lui, cioè lui l'ha vista come un osservatore, osserva il soggetto, oppure la ragazza è un suo alter ego? Very good question. The dangerous thing. She, in the sense of woman in the image, not made per se. Yeah, no, and I would always be afraid to define something. What I would rather say, I hope I'm not being too vague here. I'm really thrilled that she would have that interpretation. Yes? Because yes, it's a very strong possibility. Ha detto che è molto colpito, felice che ha avuto questa sensazione, perché probabilmente è molto vicino. But I'm kind of reluctant to say yes, because I'm trying to create an ambiguous reading. Vuole creare però una lettura ambigua, quindi non vuole dire di sì. So if those pictures reach you on that level, I'm really, really happy. Se le foto ti hanno fatto sentire in questo modo, lui è Gogo. But the next person may just see a girl with a note in her hand and read the note. Qualcun altro magari vede soltanto quello che è, no? La storia, cioè questa persona. So again, il fatto che abbia raggiunto in questo modo ha aperto una porta sulle foto in modo che si potessero leggere sia da spettatore sia in un certo senso da protagonista, perlomeno io ho avuto questa sensazione. The feeling that you opened it on the picture in the way that you could look at it as a viewer or as yes, and that without patting myself on the back in some way. So that's what I'm trying to create. Questo è esattamente quello che cerco di creare. Quindi il fatto che tu l'abbia visto così per lui è. Because I do have pictures of the woman's face. I made pictures of the woman's face, but I made a decision not to show them to you in my sequence. Okay. You know, and that's what I was trying to show to some extent, that even in the initial 40-something images, I have come down to this, but outside of the 40 there was maybe 200. Quindi già nelle 40 che ha portato, lui ha fatto la selezione a 14, quelle 40 vengono da almeno 200, e nella selezione, per rendere le cose un po' più complicate per voi, ha scelto quelle in cui non si vede il volto.
And what I'm trying to do is go into these thoughts, responses that I have made, I have grabbed with the camera, and I'm then trying to reassemble something that didn't exist in the first place. You know what I mean? Quindi dopo aver rubato, preso, catturato delle sensazioni, le rilavora, le mischia per creare una sensazione che vuole condividere nel momento. And I'm wary of talking about poetry and writing, but I feel that some of these pictures are a sequence of words, some of them are just one word, some of them are commas. Non vuole fare troppi paragoni con la parola scritta, anche perché sennò litighiamo. Però alcune immagini, no, possono essere un'immagine, può essere una frase, può essere un paragrafo, può essere una parola. Questo, cioè, lui non è il significato dell'immagine che cerca, è proprio la miriade di sensazioni che quell'immagine può provocare. Cioè a me è arrivata forte la sensazione di degrado, no? Cioè se questa scelta era a monte, cioè di cogliere solo delle sensazioni. Ti rispondo a if you wanted to show the rubbish and the Ostia and the money and snow, it's a response to what we said before. Yes. No, assolutamente no, quello che hai detto prima, cioè non è che è uscito e adesso vado a cercare tutte quelle parti di Ostia che... Però il suo occhio ha colto solo quello? No, perché queste sono 14, vengono da 40 e ce ne sono 200. Ah, ecco, no, Quindi ok. non sai, no? No, però nel senso a monte, cioè il racconto che lui voleva fare oggi era comunque di una sensazione di ben specifica. Sì, ma non era quella che dici tu, nel senso che per lui c'era anche nel degrado, nella solitudine, nella disperazione, perché ci sono degli elementi, no? Però c'è una poesia, c'è anche una poesia in significato o c'è semplicemente una poesia visiva? Cioè anche a volte, a me per esempio piace tantissimo l'immagine con la finestra con la tenda bianca strappata, sì, no? Ma a me mi fa pensare a una vela, mi fa pensare che in realtà quella non è una casa, perché devo un po' prendere il largo e se ne va. Quindi lui si fa trasportare molto dalle forme. Very important that it's a feeling. Lui cercava di fotografare la sensazione. Al prossimo lavoro per il centenario della Fondazione della Repubblica. Siccome a me piace molto la storia irlandese, mi chiedevo come si pone un fotografo moderno. Hai tempo un paio di mesi? So he said he's very interested in the history of Ireland, so he knows about it, and he said how a modern photographer face this work. And I said, do you have 2 months to spare because it's... Yeah, I mean that's why I have very long grey hair. Questo hai capito la risposta? Ecco, è il motivo per cui c'ha i capelli bianchi lunghi. It was black 2 months ago. Dove si fa la nera? Wow. È un lavoro... What I have tried to do is not respond to 1916. Ha cercato non di fare ancora una fotostoria sulla 1916 o sul 2016, but respond to my experience of growing up in an Ireland that was in many ways a failed republic. Ma ha voluto attraverso le foto raccontare l'esperienza del suo crescere in un posto che si è dovuto conquistare, no? L'indipendenza. So, no, I didn't read the book. I thought it might be, I just thought out of context. So what I've tried to do is create a narrative of a country beginning to become a republic, but only 20 years ago, not 100 years ago. In realtà l'Irlanda è diventata una repubblica 20 anni fa, non 100.
quindi fotograficamente cerca di raccontare questa storia. So I'm dealing with Catholicism. Quindi c'è il cattolicesimo, I'm dealing with the disappeared from the conflict. tutte le persone che hanno sofferto del conflitto del nord, che poi ha coinvolto comunque anche la Repubblica, tantissimo. O la Repubblica, la gente della Repubblica era estremamente coinvolta negli affari o affaracci del nord. I think the core thing I'm hanging the work on this important phrase too, hopefully you can translate, which is at the beginning. In Ireland, the past is full of promise, the future full of regret. C'è una frase sempre Beckett, no? No, Yeats. No, di It's on Yeats. Yeats. It's on Yeats, but not by Yeats. Che dice? In Ireland, the past was full of promise. In Irlanda il passato era pieno di promesse, The future full of regret. il futuro pieno di Rimpianti. So I think that kind of poetic contradiction is what I'm trying to explore. Quindi il tema non è tanto del libro, della mostra, non è tanto il 1916-2000, quanto quello che c'è in queste parole. By going into the archive of pictures I've made in the last 25 years. Quindi mettendo mano a un archivio che è enorme, di 25 anni di occhi. Because it's to make it look like it is one eye, not an eye that's suddenly very wide like an insect, like an insect, or then like a zoom. Quindi l'occhio uno, no? L'occhio umano uno. So I often suggest to people if they have a zoom lens that they fix it with tape on 35 or 50. Quindi lui And suggerisce just anche try to make pictures with that for a while. Cioè definire 35 mm, non dargli la possibilità di cambiare. So if some of you want to try that as an In modo exercise che uno impara a usare quel settaggio. Ringraziamo tanto Devi, veramente, Thank you for your e ovviamente attention. Gogo. Okay, yes, and thank you. Allora,